Allora, riprendiamo e continuiamo. Okay, any questions before we start? Prima di iniziare avete domande? Posso fare una domanda? I have one. Forse, Right. forse stupida. Allora, quando Ma ho calcolato il prezzo del latte a pareggio, so you calculated the break-even milk price. okay, abbiamo preso in considerazione un margine We considered a che margin. deriva dalla differenza That is dei actually the difference ricavi between dei costi. income and expense. Capito? E questo margine è stato sottratto solamente da quello che è il prezzo del latte. What subtracted from the milk price? Non era più giusto utilizzare un margine derivante solamente dalla differenza del ricavo dal latte, sul latte, Income, milk-related income only, escludendo il ricavo excluding, dei vitelli, for instance, calves. hay for or calves. I mean, Okay. just considering milk. Yep. So this is Milk-related income and not Sure. entire income. this is not a stupid question. Non è una domanda Okay, stupida, it's a prima very di good tutto, question. in realtà Bravo. la domanda è assolutamente pertinente. Whoops, wrong computer. So, when we think of the P&L, Allora, torniamo a pensare al conto profitti e perdite. the purpose of the P&L L'obiettivo di questo documento is to evaluate the dairy operation. è valutare sostanzialmente le operazioni, la produzione Ok. dell'azienda. So we want income from operations, Quindi vogliamo valutare quelli che sono i ricavi dalle attività svolte in azienda and we want cost of operations. e poi Right. consideriamo anche i costi correlati alla gestione dell'azienda. So I would argue that calf income Quindi ad esempio io sostengo che i ricavi derivati dai vitelli is closely associated with operations. di fatto è correlato direttamente con l'attività d'azienda, con la gestione d'azienda, giusto? Okay, so I think we have to consider that as part of our income. Ecco perché io lo inserisco nei ricavi, perché fa parte dei ricavi che derivano dalla gestione aziendale. And so when we're calculating our break even, Quindi quando voglio andare a determinare qual è il mio punto di pareggio, I think we have to consider all operational income. ritengo che dovrebbero essere inseriti tutti i ricavi operativi, quindi dalle attività di gestione. I would not consider income that doesn't come from operations, Non considero però i ricavi che non provengono dall'attività. such as Per esempio, sale of capital assets, la vendita di beni capitali like if I sold a tractor, oppure strumentali, Or non sold so se land. o vendo un trattore o vendo Or milking macchinari oppure anche vacche, or sales of crops. oppure se vendo raccolto, quello non lo considero. Okay, so I think the calves are directly related and integrally associated with the dairy. Io invece ritengo che, ad esempio, dei vitelli siano direttamente collegati all'attività aziendale e quindi facciano parte di questi costi operativi, ricavi operativi, perché è operatività dell'azienda. But you can look at these things in a way that you like as well. Però, allora, questo è il mio punto di vista, dopodiché ciascuno qua è libero di considerarli a modo proprio. You just need to understand what's happening. Il mio punto era farvi capire, insomma, questo margine da noi come si considera e anche come allocare le varie voci. Perché in effetti se i vitelli li arrivasse non li considerate. Because in fact if you were raising calves, you would Yes. not consider that. Raising bull calves? I vitelli maschi sempre. Yeah, raising bull calves. That gets a little complicated. Qui si complica un po' la faccenda. So you have to make a choice. Sì, lì bisognerebbe veramente fare la scelta. Okay, I li think you considero could go o no. either way. E in quel caso lì, se io li allevassi, dovrei cercare di capire, insomma, o l'una o l'altra strada sarebbero valide. So again, in evaluating this statement, Comunque, nel valutare il rendiconto, we want to look at the dairy operation. la mia attenzione deve essere puntata alla operatività dell'azienda. Not the farming operation. Dell'azienda però dell'allevamento da latte, quindi non vado a vedere le
attività di campagna, or per not esempio. biogas. Non vado a vedere attività legate, che ne so, al biogas, al fotovoltaico. Mi concentro, ieri quella distinzione che faceva, mi concentro sull'attività di allevamento da latte. Okay? Scusi, Yes. nel costo delle polveri salate e fieri, deve calcolare In the sewage intake cost, Yes. il costo di modo di produzione is it the production cost o il modo di mercato. or is it again relating especially on the price? Another excellent question. Ottima domanda, anche questa eccellente. So these, first of all, are accrual. Allora, innanzitutto qui stiamo parlando sempre per competenza. Okay, so that's the first thing. Questa è la prima cosa da ricordare. And number two, this dairy purchases on market value. Peraltro, questo è un allevamento che acquista a valore di mercato. So they buy all of their forages, Quindi sostanzialmente compra, acquisisce, acquista tutto il foraggio. some of which they buy from themselves. Alcune però, percentuali, vengono comprate internamente in qualche modo. Compra da se stessa. So they have a farm that is Quindi a di separate fatto business. hanno questo allevamento ha la parte campagna, diciamo così, So the di dairy- coltivazione che è separata però rispetto all'allevamento. The dairy has to purchase the feed. Quindi l'allevamento deve comunque acquistare They il can mangime purchase from their own farm, e lo può acquistare o dalla sua fattoria or they can purchase from another farm. oppure da qualcun altro. And the person that manages the farm E il gestore della parte campagna does not have to sell to the dairy. non deve necessariamente vendere all'allevamento. Both businesses have to compete and survive. Quindi in qualche modo queste due unità devono entrambe competere e sopravvivere per conto proprio. I think it makes it very healthy. Ok, peraltro in questo specifico caso va benissimo così So- perché contribuisce alla salute di entrambe. Why we had the feed cost question? Allora, ottima questa domanda sui mangimi Let's talk a minute about feed costs. e ci dà anche modo di parlare un attimo dei costi dei Okay, and mangimi the impact. So, e anche degli impatti, quindi costi alimentari, costi di What, alimentazione. what goes into that feed cost number? Allora, Which animals? andiamo a vedere il totale costo di alimentazione. Quali sono i capi, gli animali che ho inserito e che incidono sostanzialmente sui costi di alimentazione? Milking, Allora, sono le vacche in lattazione, giusto? and dry cows. E sono le vacche in asciutta. Okay, no heifers. Non ho le manze. Okay, and we typically include close-up heifers. What are these? Privato. Ah, close up, ok. Le Springer, Okay. ok. Quindi le Springers, vacche, yes, ok. yes. Le vacche in preparto So o le manze, insomma, le giovente. a heifer typically becomes a cow Allora, la manza diventa una vacca a un certo momento, when she enters the close-up nel momento in cui si appresta a partorire. because it's too difficult to separate those feed costs in close-up. E quindi la si considera, se è prossima al parto, come vacca, perché diventa altrimenti molto difficile separare i costi alimentari diversamente. Okay, so we take the total accrual dollars Quindi consideriamo il totale espresso in dollari per competenza and we divide by the liters of milk sold. e dividiamo per il numero di litri di latte venduto. Okay, and it's just that simple. Basta, questo facciamo. Okay, so that number includes all the shrinkage Quindi tutto questo ad esempio considera il calo, Ok. Because we need to account for shrinkage in our pricing. perché ad esempio dobbiamo anche lì considerare che c'è la possibilità di un calo di prezzi, una contrazione di Calo di prezzi. peso O calo di peso. Is calo it peso, weight or- percolato, cappello, cose varie. So let's determine a market price for corn silage. Allora, proviamo a Ok. vedere ad esempio un prezzo di mercato per To give you an idea what corn silage is worth. I'm very surprised at the prices I'm hearing of corn silage in Italia.
Allora, io personalmente mi stupisco sempre di sentire i prezzi che ha l'insilato di mais in Italia. So I'll go through a pricing mechanism. Allora, ho provato a vedere qual è il meccanismo di determinazione del prezzo That would allow you to establish a reasonable market price. e mi sono studiato un po' questo sistemino. Proviamo, seguitemi nel ragionamento in realtà, per riuscire a capire quale potrebbe essere un prezzo ragionevole dell'insilato di mais. So I'm going to ask Paolo some numbers from his dairy. Allora, chiederò a Paolo Okay. di darci delle cifre relative alla sua realtà aziendale. Okay, so on a hectare of ground, Ad esempio un ettaro, what would be a typical yield of corn if we quale harvested sarebbe from la resa tipica in termini di mais prodotto da un ettaro di terra? 12 tons. Siamo a 12 tonnellate, So I'll say 12,000 kilograms. Not silo miles. Ok. Okay, so this would be just of corn. ok. Okay, and what would be a typical yield of silage? 65. 65. La resa, sì, la resa, Silo miles. 120 quintali per ettaro di granella e 650 quintali di trinciato. So we Quintali di produzione. use these two to establish a factor. allora utilizziamo questi due dati per determinare un rapporto, un indice. Okay, so let's take 12,000 divided by 65. Quindi dividiamo 12.000 che era granella e per 65 che era la resa. These are kilograms versus tons. Yes, that's okay. The factor is 184. 184. Quindi arriviamo a un rapporto di Si 1,84. sticciano un po' le unità di misura, ma poi è esce un fattore, cioè che poi elide peso su peso e va. We could use tons. Ok. Okay. All right. So that means our ratio of corn to silage is 184. Il che significa che abbiamo un rapporto quindi di granella su insilato di 1,84. Okay. So what is the price of corn Il prezzo del mais qual per è? kilo? Al chilo. Diciamo The 25. market price of corn per kilo. 26. Then they say. Ok. Ok. È poco importante il numero, speriamo che scenda, però è importante la matematica. Okay. So let's multiply our price of corn Allora, moltiplichiamo a questo punto il prezzo del mais times our factor. per il fattore che ho ottenuto prima, cioè l'1,84. 48. Okay. That's the value standing in the field. Questo è il valore sostanzialmente in campo, Pianta in piedi in campo. Okay. No harvest il che significa che non è stato and no raccolto, hauling, no other costs. non è Standing stato in the field. trasportato, è così come sta in campo. Quintale reso in piedi in campo. So the purpose is Quello che hanno pagato quest'anno, 40, 50 nelle nostre zone. so the goal in this pricing mechanism È tipico per chi vende poi, perché il problema qual è sempre stato, è sempre l'eterno biogas, che evidentemente chi ha una coltura e fa solo coltivazioni può scegliere se mandarlo a granella con un'aspettativa di prezzo oppure se trinciarlo. Italians like arguing on price. Okay, right. So the purpose of this Allora, l'obiettivo is to get the same gross dollars per hectare. è mantenere stabile sostanzialmente il prezzo espresso in dollari, in questo Ok. caso in euro, per ettaro. So if the dairy were to harvest this for corn, Diciamo, poniamo adesso che l'allevamento fa il raccolto del mais. the gross revenue A quel punto lì il ricavato would be 12,000 sarebbe 12.000 times 0.26. moltiplicato What is per that
0,26. Okay? 3,120. 3,120. Okay? Quindi sarebbe a 3.120. So if it Sarebbe was, l'incasso lordo della vendita di granella di mais. so if we did the silage, Se invece lavorassimo sull'insilato, 65 tons sono 65 tonnellate, abbiamo detto, times our $48 moltiplicato questo 48 che avevo tenuto prima, equals the same thing. Yeah. Okay? e arriverei comunque a 3.120. So it gets the same gross dollars per acre. Quindi sostanzialmente il ricavato che ne avrei a ettaro è la stessa. So- Lo dice lui, però insomma è lo stesso. Varia ogni stock. Adesso fa un ragionamento che ci arriva ed è interessante. So now to price the corn silage, Quindi il prezzo a questo punto dell'insilato we need to add chopping, naturalmente deve prevedere anche la frantumazione prima della cosa. stenciatura, hauling, la trasporto, packing, l'imballo, plastic, la plastica, tires, Zavorre, coperture, inoculant, poi l'inoculante binocoli, Okay. and then shrinkage on top of that. e poi il calo. Okay, so I'm just going to throw out a number. Ecco, io adesso propongo una cifra Harvest, inoculant, plastic, che, and tires. che mette tutto, insomma, che mette il raccolto, la zavorra, l'inoculo. Let's say that's 14. Poniamo che sia 14. So now we've got 62. A questo punto se io aggiungo Allora. l'extra arrivo a 62, Add 10% shrink, poi mettiamo 10% di calo and we're about 68. e arriviamo intorno ai 68 68 euro. Okay, that's the market value of the silage. Questo è il valore di mercato dell'insilato. So if you put 40, Allora, se a questo punto invece io dico che è 40, you're well under the market value. mi ritrovo molto al di sotto del valore di mercato. So yesterday I said that a dairy needs to, or does not want the farm to subsidize the dairy. Ieri abbiamo detto che all'interno di un allevamento, se ho anche campagna, vogliamo evitare che sia la campagna in qualche modo a dare il sussidio e a sostenere economicamente l'allevamento. That there's an opportunity cost. E c'è appunto la traduzione di questo opportunity cost. Costo opportunità. Costo opportunità. E che c'è questo, l'abbiamo detto ieri, era il 40-70 di ieri, il costo opportunità. So we want to express a market value. Ok, quindi esprimiamo il valore di mercato. If you can buy silage for say $45 today, Diciamo che oggi mi è possibile acquistare dell'insilato a $45. you should buy all you can. Benissimo, lo faccio. Why would you pay market price for corn Perché pagare un prezzo di mercato per il mais and let's say feed 5 or 6 kilos of corn e dare da mangiare 5-6 kg di if corn silage can be granella, purchased under se market? invece l'insilato mi costa meno? Okay? This is so important today because corn is so expensive. E questa è una valutazione da fare con grande attenzione che diventa rilevantissima oggi, proprio perché il prezzo del mais è alle stelle. Okay? So does everybody understand that? Ok? Vi è chiaro il ragionamento? You don't have to readjust this every month. Non occorre fare una revisione mensile, non occorre rifare il calcolo ogni mese. And if your total is 70 Se si arriva vicino, che ne so, a 70 or 65, o 65, I wouldn't argue with you. voglio dire, più o meno sei lì. But if your total is 40, Allora, se più o meno siamo intorno a quella cifra e poco si è mosso, ok. Però, se il totale arrivasse a 40, then I would argue with you. allora, ci sarebbe da riconsiderare il tutto. I would guess most of you have a cost of around 35 to 40 euros. Probabilmente, non so, la butto lì, avete un costo intorno ai 35-40. A cash cost. Intendo proprio come costo cash. Produzione. In terms of Produzione. seed,
Sì, fertilizer, appunto sementi. Okay, so you can see what an opportunity, or how we can mislead our financial statements. E quindi capite By not bene using market che values. se non si utilizza il valore di mercato possiamo in qualche modo inquinare fortemente i nostri rendiconti. Okay, so if the profit of the dairy Quindi se l'utile che mi arriva dall'allevamento di vacche da latte is dependent on having feed priced below market, dipende dal fatto che ho il mangime prezzato a livelli inferiori a quelli normali di mercato, that is a big threat for the dairy. beh, allora mi ritrovo un po' nei pasticci, perché questo rappresenta una seria minaccia per l'allevamento. Because if feed prices drop, Perché appunto posso avere una riduzione sostanziale del prezzo that alimentare. advantage is gone. Se si riduce il prezzo alimentare, questo vantaggio mi scompare e io... So the P&L on a dairy, Quindi il conto profitto e perdite di un allevamento da latte, we don't want to have our P&L express a good farm. sorry? We don't want the P&L Yeah? to consider if the farm is good, the farming, Ok. the crop. Nel nostro conto profitti e perdite non mi interessa in realtà rappresentare se la campagna sta andando bene, se l'attività di coltivazione sta andando bene. We want this to show if the dairy is good. Voglio che invece mi rappresenti se l'attività di allevamento delle vacche va bene. Now, as an owner of the Quale- business, Quale titolare di un'azienda, naturalmente, you may also want to look at your total enterprises together. chiaro che può essere interessante, se siete appunto titolari di un'azienda che fa l'una e l'altra cosa, verificare anche come sta andando l'azienda nella sua totalità. And that's perfectly okay. E va benissimo farlo. But we also need to consider the dairy separately. Però è anche vero che vale ben la pena di considerare l'allevamento vacche da latte a sé, staccato dall'attività di campagna. Okay, so if our feed costs we think are too high, Allora, se consideriamo che le nostre spese, i nostri costi alimentari siano troppo elevati, what are some ways we can reduce feed costs on a dairy? come possiamo fare a ridurre i costi alimentari per l'alimentazione in un allevamento? Wearing sunglasses. Yes. Yeah. So let's look at one little exercise here before we do that. Let's just think about this. Allora, proviamo a fare un altro piccolo esercizio. Okay? Everybody knows what income over feed cost is? Allora, sapete tutti quali sono il concetto di ricavi al netto dei costi di alimentazione? Vi è chiaro questo concetto? Okay. So let's look at the old days. Allora, how it vediamo used to be, come si faceva un tempo questo calcolo and compare it to today. e vediamo oggi come si fa. Quindi Ok. stiamo parlando di ricavi al netto dei costi alimentari. I'm going to put some numbers. Metto delle cifre, Okay, milk price. quindi inserisco il prezzo del Okay, latte. I'm going to say in the old days was 0.35 per liter. Diciamo che un tempo era di 0,35. And I'm going to say today it's 0.45. Oggi, di nuovo, pongo io come condizione 0,45. So milk prices are typically higher than they were in years past. Quindi diciamo che normalmente oggi troviamo dei prezzi del latte superiori a quelli del passato. Let's look at feed as cost per kilogram of dry matter. Allora, consideriamo invece il mangime come costo per chilo di materia secca. I'm going to say it used to be 0.18. Di nuovo, mia supposizione 0,18 un tempo I'm going to say now it's 0.30. e 0,30 oggi. Okay? This is typical. Ok, di nuovo, tendenza tipica. So let's calculate our feed cost per hundredweight. Allora, consideriamo di nuovo il nostro costo per l'alimentazione sempre sulle 100 litri di prima, o i 100. And our income over feed cost. E poi consideriamo anche quali sono i ricavi nostri al netto dei costi alimentari. But before we do that, Prima di farlo però, which do you think is a better economic scenario? quale pensate che sia, visto il passato e oggi,
lo scenario economico migliore tra i due? The old or the new? Come scenario Which would you economico, prefer? vi piace di più quello passato o quello attuale? The old one. Okay, he says the old. Who says they like the old one? Chi è che dice Everybody che quello has to vecchio? vote. You Allora, must vote. So who prefers the votiamo, old? mani alzate chi preferisce il vecchio scenario. Okay. Cristiano, Okay. alza la So mano, what's your vote? che cazzo fa? Oh, well, stick your hand up then. Okay. This is yes or no. Okay, everybody. Okay. La mano di Cristiano alta. Who thinks today is better? Ok, mani alzate chi pensa che lo scenario attuale sia migliore. Who se thinks today is preferite. better? Oggi meglio. Okay. Okay. So let's answer that question. This is a very pertinent question today. Allora, proviamo a dare una risposta, peraltro molto pertinente rispetto a quello che stiamo dicendo oggi. Okay, so let's calculate first feed cost per hundredweight. Allora, prima calcoliamo la spesa per i mangimi sulle 100 libre. I'll do it for 100 liters. Trasformiamolo in 100 litri così diventa più I'm facile. accustomed to the word hundredweight. Ok. Okay. Continua a dire hundredweight perché è abituato a questa unità. So let's assume that dry matter intake Allora, diciamo che l'assunzione in materia secca is 20 kilograms, è di 20 kg. and let's say the milk is 30 liters. Latte 30 litri. Sound reasonable? Ok? Sembra ragionevole? I know you get 40, right? These dairies all get 40 liters. Just say 30. All right. So our feed cost per hundredweight, Allora, il nostro costo per okay? l'alimentazione I'm su sorry, for 100 100 litri. liters. So what's our denominator going to be? Allora, il denominatore cosa metto? Al denominatore cosa metto? We're just doing this on a per cow basis. Allora, di nuovo rapportato a una vacca. Al denominatore cosa devo mettere? Per riuscire a trovare qual è il mio costo per l'alimentazione per 100 litri. Okay, so our denominator is 0.3 100 liters. Quindi al denominatore sostanzialmente sense? ho 30 0.3, divided by 100. ok? Quindi makes ho sense? 30 diviso 100. Okay, so what's our numerator? Al numeratore cosa ho? We have our feed costs are 20 times. Let's do the old. Prendiamo il 20. vecchio, quindi mettiamo 20 per 0,18. Okay, plus what else goes into feed cost per hundredweight? Più, che cosa mi entra anche come costo sui 100 litri? Sempre spese alimentari. Milking cows Sono le vacche, and giusto? vacca Allora, asciutta. devo considerare le Dry vacche in cows. lattazione e le vacche in asciutta. Okay, so let's assume that the dairy has 15% dry cows. Diciamo che l'allevamento ha un 15% di vacche in asciutta. Every milking cow Ogni vacca in lattazione has to support a portion of a dry cow. deve supportare in qualche modo una porzione di vacca in Okay. asciutta. They don't have to support a heifer, Non devono invece supportare le manze, because we could buy all our heifers. perché di fatto le manze possono essere Okay? acquistate. So let's assume dry cow feed is 2 euros per day. Diciamo che per la vacca in asciutta ho un costo legato all'alimentazione di 2 euro al giorno. So let's do 2 times 15%. Quindi ho i 2 euro moltiplicati per il 15% di vacca in asciutta che ho. Okay? So if we add our math up here, I don't have it written down here, I did it on a spreadsheet earlier. Let's just do our math. Allora, facciamo un calcolo proprio Everybody get a matematico. calculator. See if they go do it. Non ho capito. Ok, can you repeat that? Sì. Le macchine asciutte, non riesco a leggere i numeri delle macchine asciutte. 2 euro per 2 euro? 0,15. 2 euros, yes. Ok, and 15%. 15%. Erano il 15% di vacca in Asciutte asciutta, sono il 15%. quindi abbiamo moltiplicato i 2 euro per un 15% di vacca in asciutta. So 20 times 0.18. 3.6. Pasta. Yep. Divided by 0.3.
So everybody try to calculate it. Allora provate a fare il calcolo anche voi. Dobbiamo stabilire di quante vacche era veramente. Per vacca per giorno, e questo forse che la confondeva. Il calcolo è per vacca per giorno. Anche per 15%. A ogni vacca che aggiunge la Come si fa una vacca di di pertinenza per le vacche asciutte. So it's 13? What's 13? 13, right. Okay. Does everybody get 13? Ok, siete tutti riusciti a arrivare a questo 13? Okay. So let's do it now for today. Ok, facciamo lo stesso esercizio, quindi stesso rapporto impostato con i dati di oggi, quindi 0,45 e 0,30. Okay, so now for today we have 20 times. Quindi moltiplichiamo il nostro 20 0,3 per 0,30. And I'm going to assume the dry cow costs stay the same, just for simplicity. Teniamo uguale il costo per le vacche in asciutta. Divided by the same. A denominatore teniamo esattamente lo stesso. Okay, what do you get? Però il costo delle vacche asciutte, The price I agree. Okay, so let's make it 3. Ok. Okay? So what does that work out to be? Let me change it. Yes. Okay. 21.5. Ok, si Okay. è 21.5. So this is very, very misleading. Questo è molto fuorviante. So based on what we have now, Quindi, dato quello che abbiamo ottenuto nei calcoli, what would your conclusion be? The good of the today or the allora old? ripongo la domanda di prima. Quale scenario mi sembra migliore? Il vecchio o l'attuale? So which would you rather have? I told you that it was today. You'd rather have the old one, right? Okay, but I don't think that's quite right. Allora, verosimilmente la vostra risposta è preferirei avere quello vecchio. So what have we ignored? Ma In calculating feed cost per hundredweight, what did we not consider? che cos'è che non abbiamo considerato? Il nostro calcolo dei costi alimentari per 100 litri. C'è una cosa che non abbiamo considerato. Qual è? What did we completely ignore? Che cos'è che abbiamo proprio ignorato? Cioè non abbiamo considerato del tutto. We ignored the price of milk. Esatto. Right. Non abbiamo tenuto assolutamente conto del prezzo del latte. So this is what our financial statement is going to show. Allora, queste due sono le cifre che eventualmente verrebbero nel nostro rendiconto finanziario. Cost went up. Quindi il costo è aumentato, But let's see if our income over feed costs improved. però vediamo se il nostro ricavo al netto dei costi alimentari So I'll go è to another sheet here. Ok, Allora, il ricavo, vediamo qui cosa è successo al ricavo al netto dei costi. so let's calculate income over feed cost. Okay, and we'll do it for the old. Allora, ricavi al netto dei costi alimentari per il vecchio scenario. So what's the formula for income over feed cost? Qual è la formula per riuscire a calcolare il mio ricavo al netto? Milk income minus feed cost. Okay. Quindi So what's the milk ricavi meno income? costi sempre riferiti all'alimentazione. 10.5. 30 liters times. 0.35.
Quindi moltiplico i 30 litri per punto 35. Minus our feed cost, which is 13. Sottraggo il costo alimentare, punto 18 per 30 liters punto 20. times 35 cents per liter. Quindi ho 30 litri per 35 centesimi al litro. That's the milk income. Questo è il mio ricavo dal latte. Okay, minus Sottraggo 18 cents per kilo of dry matter sono 18 centesimi per chilo di materia secca times 20 kilo. e moltiplico per 20 kg. What does that equal? 10.5 minus 3.6. And what does that come to? Ok, quindi mi viene 10.5 meno 6.9. 3.6. Is that right? Okay? Does everybody have that? Arrivo a 6,90, siete d'accordo? Okay. What about dry cows? So in income over feed costs, we don't consider dry cows. Non vengono considerate nel ricavo al netto. So the purpose of income over feed cost is to look at feeding decisions. Di fatto, allora, nel calcolare questo, perché lo calcolo? Perché mi è interessante sapere questa cosa qui, per riuscire a decidere la strategia alimentare da seguire, cosa fare con i mangimi. Comparing these two scenarios, Se io confronto questi due scenari, okay, with very high feed price, con un costo mangimi molto elevato, the temptation is to not feed expensive feeds. la tentazione è quella di non dare da mangiare mangimi costosi. By trying to keep our feed costs down. Questo perché ci viene la tentazione di ridurre i costi di alimentazione in quel modo lì. And we can have a problem with that. Però potremmo ritrovarci ad avere un problema se lo facciamo. Let's do this in today, or let's call this today. Rifacciamo il calcolo considerando la situazione odierna. Okay, so now we have 30 Quindi ho di nuovo i miei 30 litri, times moltiplico 0.45. per 45 centesimi, Okay, minus sottraggo il punto 30 per so 30 liters times 0.45 per liter quindi i 30 litri moltiplicati per i 45 centesimi, minus 0.3 euros per kilogram questi sono i 30 centesimi a chilo, times 20 moltiplicato times 20 kilograms of dry matter. per i 20 kg di materia secca. Okay? 13.5 13.5 minus 6 equals 7.5. Ok. Arrivo a quel risultato lì. So does everybody get 7.5 and 6.9? Quindi mi ritrovo con una vecchia situazione che dava un risultato di 6,90. I'm sorry, that's hard to see in the corner. E adesso invece ho un risultato di 7,50. So I'm going to ask you now to re-vote. Let's have another vote. Allora, visti questi risultati, rifacciamo la votazione. Would you rather have the old or today? Vecchio scenario e nuovo scenario. Quale preferite? Who would rather have the old? Il vecchio? Who would rather have today? Il nuovo? Of course, okay? So this is a very complicated issue today. Allora, questa è una questione davvero complicata oggi. Feed costs are rising very high, Questo perché i costi di mangimi sono saliti, sono And- schizzati in alto, but milk costs are rising as well. però è anche vero che il prezzo del latte sta aumentando. So when we're making feeding decisions, Quindi nel momento in cui decidiamo sull'alimentazione, we need to focus on income over feed costs. davvero dobbiamo considerare sempre il ricavo al netto dei costi alimentari. Okay? And our P&L does not consider that. E purtroppo il profitti e perdite non considera il ricavo al netto. The P&L is going to show this. Perché quello che vi dice il conto profitti e perdite è questo, sono Ok. questi dati qui. But it will also show a higher milk price on the income side. Però sul lato ricavi
verosimilmente può vedere anche il prezzo del latte più alto. Okay? In the US over the last 10 years, Negli ultimi 10 anni negli Stati Uniti, our most profitable years gli anni che sono stati più redditizi, have been with higher feed prices. in realtà sono stati quelli con una situazione di alimentazione più costosa, di mangiare più costosi. It may not be that way in Italia, I don't know. Ora non so bene in Italia se si replichi la faccenda. But you need to use the right metric to measure. Rimane però il fatto che appunto bisogna misurare nel modo giusto. Okay. All right. So let's now switch to replacement costs. Allora, passiamo adesso al costo di sostituzione. Okay. There it is. What time do we need to stop for lunch? 1:30? Yeah, okay. All right. Okay. So, any questions on the feed? Domanda per quanto riguarda mangimi e alimentazione? Solo una cosa. Lei la cosa che ci ha dato il profilo di Ok, nel PNL sheet o nel Yes. nel periodo da marzo a luglio, Between March and July, 5 mesi, 5 months, See? i costi alimentari feed costs sono aumentati, sono passati da 10,69 went up a from 12,9. 9 Yes. to 12.2. Con il ricavo del latte che è On rimasto the milk sostanzialmente income invariato. Stay the hasn't same. changed, stayed the Yes. same. A luglio quale sarebbe la decisione da prendere What would the decision in July be? in funzione, What decision should you be making in July? in funzione di quel calcolo che abbiamo fatto Yep. The calculation you made right dei now. ricavi al netto delle spese? So we need to consider where the market will be after July. Allora, bisognerebbe provare a capire come andrà il mercato dopo luglio. Okay? So the dairy milk production on a dairy, we can't have a switch and turn on or off. È ben chiaro che se si ha un allevamento e si sta producendo latte non è che sia come accendere e spegnere un interruttore, non è rapida, no? La cosa. So if we lower feed costs in July, Quindi se ad esempio decidessimo di abbassare i costi per l'alimentazione a luglio because the price is very high, perché ho dei prezzi molto alti, we may impact fresh cow performance. potremmo avere un impatto non ottimale sulla performance, sulle prestazioni delle vacche fresche. We may affect the ability to generate pregnancies. Poi di nuovo potremmo avere delle ripercussioni negative sul tasso di fertilità Those are the two key factors e sul tasso appunto di gravidanza, quindi questi sono i due fattori su cui posso avere un impatto negativo. in determining where the herd will be in the next 6 to 9 months. Perché naturalmente se vado a impattare negativamente su queste due cose, da qui a 6 mesi la mandria potrebbe avere caratteristiche diverse. So in July on this dairy, Quindi a luglio in questo allevamento we felt the market would be good in 5 or 6 months. abbiamo preso questa decisione considerando che il mercato da lì a 5-6 mesi sarebbe andato bene. So we didn't cut anything. È stata tenuta la situazione com'era, non sono stati fatti tagli. Okay? So I told you that the milk price this fall is going to be 21 or 22. Di fatto il prezzo del latte in autunno è previsto che sia intorno ai 21-22. That will be profitable. Il che significa che ci sarebbe utili che possono fare, insomma, in questo And caso i proprietari. we need to ship every liter of milk we can. A questo punto, naturalmente, bisogna cercare di consegnare, di spedire ogni litro di latte prodotto. So you're in the pig business, right, Joseph? José è nei suini, giusto? All right. Pigs are more easy to turn on and off. Allora, con gli Not allevamenti di simple, but- suini è un po' più facile in realtà. It's difficult there too, È right? anche lì difficile, è vero, sì. But your generation interval is very short.
Però right? di fatto c'è un ciclo di generazione che è molto rapido, cioè è più breve rispetto a quello delle vacche, insomma, ci sono dei tempi di gestazione diversi. And so dairy, it's a big, moving, long-term business. E con l'allevamento di vacche da latte in realtà i tempi, i cicli proprio sono più lenti, insomma ci si muove sul lungo periodo. If we interrupt that cycle, E se si interrompe in un qualche momento il ciclo, it can affect us for 12 to 18 months. Poi se ne riportano le conseguenze per 12-18 mesi. So we need to keep it moving E quindi strongly. bisogna cercare di mantenerlo in movimento in modo deciso. Pigs are the same. I suini pare che anche lì non sia So così we've facile. learned how much I know about pigs, right? Ecco, benissimo, dopo questo avete tutto capito quanto ne sa di suini. Just nothing. Praticamente niente. Okay. So let's finish up now this morning with replacement costs. Allora, finiamo questa mattinata parlando del costo di sostituzione. Okay, so the replacement cost concept Allora, il concetto di costo di sostituzione is a manufacturing business concept. è un concetto che abbiamo derivato dal settore manufatturiero. It was not invented for the dairy industry. Ce lo siamo importato in qualche modo, non è sicuramente nato per gli allevamenti. So think of another manufacturing business, Allora, proviamo a pensare a un altro settore manufatturiero. okay? A manufacturing business has assets Una qualsiasi azienda manifatturiera avrà dei beni, dei cespiti, that produce their product that they sell. avrà quindi dei macchinari, insomma, avrà un qualcosa che le permette di produrre ciò che produce. In our business, that asset is a cow. Allora, tutti questi beni che ci permettono di produrre qualcos'altro nel settore degli allevamenti sono le vacche. In another business, that asset could be a machine. In un altro settore manufatturiero potrebbe essere appunto un macchinario, un impianto. So regardless if we have a machine or a cow, Quindi, a prescindere, può essere una macchina, può essere un impianto, può essere una vacca, both will eventually fail. entrambe le due cose, e la vacca e la macchina, possono non funzionare. But the goal of the business L'obiettivo però dell'azienda, dell'attività, is to keep the number of productive assets constant. è quello di mantenere costante i beni produttivi. So if your dairy has 500 milking cows, Quindi, poniamo che un'azienda abbia 500 vacche in lattazione. the replacement cost Il costo di sostituzione is the cost of keeping 500 cows in the barn. è il costo del mantenere queste 500 vacche in stalla. So this involves many choices. Naturalmente ci sono molte scelte che Okay. sono coinvolte in questo. And I'll use an example of a car. Uso un esempio di un'auto. Everybody owns a car, Tutti abbiamo un'auto, giusto? okay? Let's say, Anna, you bought a Mercedes, Diciamo che Anna Very si è nice. comprata una bella Mercedes and she paid 100,000 euros for the Mercedes, e l'ha pagata 100.000 Very euro. nice. Bella, una bella macchina. okay? She used the car for 1 year Usa l'auto per un anno, and went back to the dealer, torna dal concessionario and the dealer said, Anna, I will give you a new one for €1,000 trade. e il concessionario le dice: guarda Anna, te ne do una nuova, tu mi dai la tua Is that a good trade? e la scambiamo a 100.000 euro di nuovo. È un buon affare? Of course. Sì, See, right? I would trade every year. certo, anche perché questo mi permetterebbe di cambiare l'auto ogni anno. I would not change the oil. Non mi servirebbe fare sostituzione olio e quello che ci va dietro, I would do no maintenance. niente manutenzione, I would not buy a warranty. non pagherei insomma per assicurazione o altro. Every year I would get a new one. Ogni anno avrei una sostituzione più o meno alla pari And that would make economic sense. e questo sarebbe sensato da un punto di vista economico. Now suppose instead
Adesso supponiamo invece she goes in and the dealer says it's 25,000 euros to trade in. che invece per restituire l'auto e averne una nuova Anna deve metterci su 25.000 euro. So what would we do now? Che cosa faremo in questo caso? Keep the car. Ci terremo a quella vecchia, perché se ci devo mettere Get su more miles on the 25, car. semplicemente mi tengo l'auto vecchia, se That's devo what I would pagare do. così tanto, e continuo a usarla. Okay, so the market conditions Quindi le condizioni di mercato determine how quickly we want to replace our cows. determineranno sostanzialmente la velocità con cui vogliamo sostituire l'auto. So the key number is that trade-in value. Quindi questo valore di trade-in è quello che determina la mia scelta alla fine. What would that be in the dairy business? Poniamo adesso, passiamo all'allevamento di vacche da latte. If we want to, does that word make sense in Italian, trade-in? Il valore di trade-in è il valore di scambio Di sostanzialmente. scambio? It's like sell your used one and get a new one. Trade, okay? Il valore di sostituzione è questa cosa qui, comunque il trade-in, e utilizziamo trade-in secondo me, che non so viene fuori in italiano, è questo dell'auto, te la do alla pari oppure ci devo mettere sopra dei soldi per avere quella nuova. So what is the cost of you raising a heifer to bring into your herd? Allora, qual è il costo di allevamento di una manza? I'm going to ask Paolo to give me an answer. Quanto costa allevare una manza da aggiungere alla mandria? First feed. No, I want euros. So how many euros do you have invested in the heifer when she enters your herd? Around 30,000. 1,300. Okay, so let's just use Paolo's number. Allora, risposta più o meno 1.300, quindi ho investito nella manza per riuscire a aggiungerla alla mandria 1.300 euro. Okay, if you were to sell a fat cow, molti grassi. Se dovessimo appunto vendere una vacca grassa, So she's open, no gravida, long lactation. How many euros would she sell for? 800. 800? Okay. la si venderebbe non gravida appunto. So what is our trade-in value? Quindi il nostro valore appunto di trade-in 500. è 500. Okay? So this value has changed a lot over time. Allora questo è un valore però che nel corso del tempo è cambiato tanto. If you are buying heifers on the market, Ad esempio, se dovessimo comprare delle manze sul mercato, what would the cost be today in Italy? oggi quanto mi verrebbe a costare una manza sul mercato? 22,200? Più o meno 2002. Okay? Does this change? Questo cambia? No. The trade-in's about the same. And so we've got a $1,400 trade-in. Quindi un trade-in che a questo punto è però di 1.400. Okay? Our culling decisions must be very different. Quindi la nostra decisione, se devo mandare a riforma o a macellazione, deve essere ben diverso. 5 years ago, your beef price was much less. Di fatto, Yes, right? Let's say it was half. fino a 5 anni fa il costo Okay? era molto diverso, era quasi la metà. Il costo della carne proprio. So this is kind of where we were several years ago. Quindi un paio di anni fa si era come messo sotto a 1.800. So high beef prices have really changed our replacement strategies. Quindi di fatto un prezzo elevato della carne di manzo ha cambiato anche la nostra strategia di sostituzione. So this is for an individual cow. Questo vale come discorso per una singola vacca. We want to sum this up for the entire dairy. Però adesso facciamo lo stesso calcolo per un'intera mandria, quindi per tutto l'allevamento. On the P&L. Sul conto profitti e perdite. And get the cost to maintain herd size. E determiniamo il costo per mantenere intatto la nostra mandria, per mantenere intatta la nostra mandria. Okay, there's a number of methods to do this. Allora, ci sono vari metodi che possono essere seguiti per fare questo calcolo.
The first method is an accounting method. Il primo è contabile. That's all right. And we call it GAAP, E lo chiamiamo GAAP. which is a accounting term for following official rules. Di fatto è appunto quello contabile, generalmente accettato, è un acronimo. Principi contabili generalmente accettati. And that considers depreciation on cows. E questo considera anche gli ammortamenti sulle vacche. The difficulty with the number Allora, la difficoltà che ci viene però se utilizziamo questa strategia di conteggio is that it considers cows that were put into service 4 or 5 years ago. che considerano sostanzialmente le vacche che sono state messe in accoppiamento 5-6 anni fa, e questo in service, in servizio, in produzione. Ah, ok. And in the US, our heifer prices were much higher 4 to 5 years ago. Però 4-5 anni fa, almeno negli Stati Uniti, il prezzo per le manze era molto più alto di ora. So using depreciated values Quindi utilizzare questi valori ammortati causes some lag, too much time in the equation. crea in qualche modo un distacco temporale troppo elevato per avere dei valori che siano affidabili. So it's still okay to do it that way. Quindi ci sono ancora che fanno il calcolo su questa base. But I prefer the cash method. Però io preferisco il metodo della cassa sostanzialmente. It's a little simpler to understand, Che è un po' più facile anche da capire. and you can relate your culling decisions to the formula. Che peraltro permette anche di decidere sulle vacche da mandare in riforma. Crea in qualche modo un rapporto tra la mia decisione di mandare in riforma le vacche e la formula che adotto di calcolo. It's very easy to model on a spreadsheet. Peraltro è anche facile poi da modellare su un foglio di calcolo. So there's the entire formula. Allora, questa è la formula che si usa It's kindergarten, we'll call it first grade math. ed è veramente l'ABC della matematica, non Okay, si può fare not con i difficult. bambini, non So- è facile. We have the cost of Allora, replacements, abbiamo il costo di sostituzione offset meno by cull cow income, il valore delle vacche vendute, divided by liters of milk sold. diviso litri di latte venduto. That's it. Questo è quanto? Pretty simple. But there's a lot of implications. Allora, la formula è facile, però ha molte implicazioni. Herd health greatly impacts this number. What? Me? Greatly impact herd health. Oh, ok. Health. La salute, sorry, no, I couldn't hear it. La salute della mandria incide notevolmente in realtà. Okay, so let's look at the first part of the equation, Allora, vediamo la prima parte dell'equazione. cost of replacements. Costo di sostituzione. What determines the cost of Che replacements? cos'è che determina il costo di sostituzione? Age at first calving. Sicuramente l'età, il primo parto. Okay, the Italian dairy industry has, in general, I find very old heifers at calving. In realtà le primipare sono un po' attempate di solito degli allevamenti italiani. I see many herds that are 25, 26. Perché ho visto in molti allevamenti, insomma, si tende ad arrivare ai 25-26 mesi. Feed costs for pregnant heifers Quindi i costi alimentari per le vacche gravide, are over €2 per day. quindi sono oltre i 2 euro al giorno, So delaying 30 days, e quindi se si ha un ritardo sui 30 giorni, una cosa we're del adding genere, €60 per heifer in feed costs. si arriva alla fine a 60 euro o anche di più per ciascun capo. So everybody that I work with in the US Quindi i miei clienti negli Stati Uniti average is 23, di solito hanno una media al primo passo di 23 more or mesi, less. più o meno. Okay? So think of going from 27 to 23. Quindi provando a anticipare, That's poniamo, €240 per heifer. allora si parte dai 26 normali italiani, si arriva a 23, si risparmiano tutti quei 3 mesi sostanzialmente di foraggio che viene So dato. reproduction is a major
factor in cost of replacements. Quindi la riproduzione è sicuramente una voce molto rilevante da considerare quando si va a determinare il costo di sostituzione. Okay, then of course all our feed costs and health E costs. poi chiaramente ci sono tutti i costi legati all'alimentazione, alla salute dell'animale. But then also our number of animals we have to replace. Chiaramente però devo anche considerare il numero di animali che vado a sostituire. Okay, if we have a very low cull rate, Perché se ho un tasso ad esempio di riforma molto basso, there's few animals to replace. chiaramente ho pochi animali che devo sostituire. Okay, think of the second part of the Poi, equation, seconda parte dell'equazione, value of cull cows. il valore delle vacche vendute, quindi riformate. So Paolo, I'll ask another question. You've been very good at giving us numbers. What do dead cows sell for? Una vacca Yeah, Cherio Dairy. venduta. Ask your accountant what he gets for dead cows. We have to pay for... See? Una vacca morta dice non Quanto si incassa per le vacche morte? per le Da vacche pagare morte quando si probabilmente. incassa, esatto. So dead cows are very expensive. Allora, le vacche morte sono molto costose. Okay? Some dairies have a very low cull rate Di fatto molti allevamenti hanno un tasso di riforma molto basso and are proud of that e sono anche molto fieri di questo tasso basso because they hold on to cows very long. perché si tengono le vacche per tanto tempo, Sometimes they hold on to them too long. a volte troppo però. So many die, Quindi molte muoiono, or when they sell them, they have no very little value. oppure quando le vendono il valore di questi capi è davvero molto molto basso They're very thin, perché o sono magre, maybe they have cancer, magari hanno cancro, okay, or some other health problem. oppure altri problemi di salute. So in this equation, Quindi in questa equazione up there and qui here, the value of your cull cows is extremely important. il valore delle vacche inviate a riforma è davvero molto importante The dairy industry is a major supplier of beef. perché gli allevamenti di vacche da latte in realtà sono un fornitore molto importante per il mercato della carne. So a healthy herd Quindi una mandria che sia in salute sells good quality cows vende delle vacche di buona qualità and kills very few. e ne ammazza invece, quindi ne manda al macello molte poche. So a good number for you to track Quindi un numero che va tenuto sotto controllo is the average value of your cull cows. è il valore medio della vacca mandata a riforma, a macellare. So if the cows that leave your dairy Quindi la vacca che lascia l'allevamento are open, deve essere No gravida? cioè, Non non deve non essere gravida, gravida, and late in lactation, deve essere in uno stadio Lunga avanzato di lattazione. lattazione and multi-grassi, e deve essere grassa. you get a very high value. Ok. In quel caso lì la vacca ha un valore molto elevato. If the cows you sell are sick, Se invece le vacche che si vendono sono malate, fresh cows with problems, oppure vacche fresche però con problemi, you may only get 200 euros per animal. magari a animale, non so, riuscite a ricavare 200 euro. Okay? Very impactful on replacement costs. Quindi in questo caso l'impatto sul costo di sostituzione è notevole. All right, so the denominator A denominatore is liters of milk shipped. troviamo i litri di latte venduto. So if your dairy ships 40 liters per cow, Quindi se poniamo vendete 40 litri per vacca, you can afford to turn over more cows, trade in more cows. potete permettervi sostanzialmente un turnover maggiore di vacche. If your dairy sells 25 liters, Se invece vendete 25 litri a vacca, you have to be careful that your turnover is not too high. verosimilmente dovete tenere sotto controllo il turnover e evitare che ci sia un turnover elevato. So cull rate is a very poor representation of replacement costs. Quindi di fatto il tasso di riforma non rappresenta bene il costo di sostituzione. So let's go through an example. Vi faccio un esempio. Okay, so some of you have seen me do this before. I did this last year. L'anno scorso, se c'era qualcuno al seminario, ha visto queste cifre. Okay, and this is the way it's calculated on our spreadsheet.
Questo peraltro è anche il tipo di calcolo che ritroverete nel foglio di lavoro. Okay, so these are in, shoot, I had this in liters, Christian. I think. No, sorry, it's in the... Yeah, I think I put it in liters. Let me see if I... No, okay, no, I forgot to change it. Okay, so this is in pounds of milk. Allora, Dividiamo metà più o meno, ci sono questi sono in realtà in libre. Sì. All right, Sono in so libre. I have 4 different herds Allora, ho 4 diverse mandrie and 4 different levels of milk production. e anche 4 diversi livelli di produzione di latte. So herd A and B are about 32 liters. A e B sono più o meno a 32 litri. Allora, si divide per metà sostanzialmente per riuscire a trovare... Allora, più o meno 32 litri. And herd C is like 26 liters. Mentre il C siamo intorno a 26 litri. And herd D is about 39 liters. 39 più o meno litri per la mandria D. Okay? And there's our cull rate. Ok, questo è il tasso di riforma. So that's how many cows are turning over. Quindi sostanzialmente indica il turnover delle vacche. Okay? So herd A and B right now are the same. Quindi adesso mi ritrovo con la mandria A e la B più o Right? meno uguali. Same milk and same culling. Quindi abbiamo stessa quantità, a posto, percentuale uguale. Herd C is a low input model. In realtà la mandria C è a input basso, cosiddetta. This model used to be very popular in the US. Peraltro, quindi con emissioni molto limitate. It's not so much si tratta anymore. di un modello che in passato negli Stati Uniti è andato molto. Okay? Herd D is a high output model. Invece il D ha un riciclo molto rapido, molto They're elevato. turning over many cows Quindi sostanzialmente ha un turnover di vacche and getting a lot of milk. Okay? So, the question is, which herd has the lowest replacement cost? Allora, proviamo a guardare questi numeri e provate a dire quale di queste mandrie ha il costo di sostituzione più basso. And of course, we don't know from what we see here yet. Allora, non c'è una risposta perché da quello che si vede qui non è possibile ancora determinarlo. Okay, so let's look at death loss. Vediamo alla perdita per morte. Okay, so I put herd B at a 10% death loss. Allora, io ho una perdita per vacche morte del 10% nella mandria B. This is the type of herd that holds on to cows too long. Questo è il tipico esempio di vacche tenute per un tempo troppo prolungato, Which often results from a poor pregnancy. che molto spesso si traduce in tasso di fertilità molto ridotto. Deriva. Deriva from or produces? What do you say? You have low fertility because it's a hold. No. Low fertility. fertility. Yes, say that. Okay. Can you repeat? Cioè, praticamente è la situazione per cui si tengono troppo a lungo le vacche perché in precedenza si è avuta una scarsa performance produttiva e di conseguenza mancano i parti nelle vacche lungate. Most of my clients in the US Molti dei miei clienti negli Stati Uniti are calling 45 to 50%. in realtà mandano a riforma dal 45 al 50% And we're doing that without buying any heifers. e lo fanno senza comprare manze nuove, It's all internal. lo fanno internamente. Okay, that's a very high pregnancy rate, Quindi hanno dei tassi di gravidanza, tassi di fertilità molto elevati, very low calves born dead, hanno pochissimi vitelli nati morti and low calf losses. e hanno anche una perdita di vitelli molto molto ridotta. Okay, so that model is common now. Adesso sostanzialmente questo è il modello più comune. Okay, so here, Okay, what about the percentage of dead cows? percentage of Dead cows. dead calves. So there's a term I use, DOAs. What's, okay, we typically get less than 5%. Meno del 5%. Okay, and then calves that are born alive, Poi i vitelli nati vivi. we like to see less than 5% dead by 3 months of age. Vorremmo insomma mantenere il tasso di mortalità a 3 mesi inferiore al 5%. So a number I track
Quindi un numero che tengo sotto controllo is of the calves born on the dairy, è allora tutti i vitelli nati in allevamento, what percentage freshen in the herd? qual è la percentuale che arriva a mandria. And my best herds are 85 to 88%. E di solito nelle mandrie migliori si arriva all'85%. Okay, 5% DOAs, Allora, 5% di nati al parto. 5% calf death losses, Morti, perdono, sì, nati morti, morti al parto. Allora, 5% morti entro i 3 mesi. so the 5% calf death E losses, poi 5% di altre that's perdite. 10. Ok. Okay, that's 10%. Allora, 5 di morti al parto, 5 morti 10. 5, si arriva al 10. And then 2 to 3% that don't get pregnant, 2-3% di vacche in realtà che non riescono a rimanere gravide. or just some losses, Sì, okay? ma- And that results in like 86%, 87%. Quindi si arriva sostanzialmente a un 15-18% mettendo le altre perdite. So having good reproduction Quindi avere una buona riproduzione, and an efficient maternity avere una maternità cosiddetta efficiente and a good calf program e avere un buon programma allows you to cull heavy riesce ad avere quei risultati lì, at a low cost. tenendo anche i costi bassi. Okay? So in my example here, Allora, nel mio esempio qui, I had different values for cows that they sell, the average allora, cow. ho costi diversi in realtà per la riforma. Okay? So you can see herd B, La mandria B the cows they're selling are worn out. di fatto stanno vendendo delle vacche a fine carriera che sono usurate. That's like back to Anna's Mercedes. Sono finite. È come, tornando all'esempio di Anna e la sua Mercedes, If Anna kept that car for 400,000 kilometers, diciamo che si è tenuta la macchina per 400.000 chilometri, okay, or 500,000, o non lo so, 500.000 chilometri, it would have very little value. alla fine, quando la riporta al concessionario, il valore di quell'auto è irrisorio. So the key decision is, when do you trade? Quindi la decisione è: quando sostituisco? Okay, so each dairy has different number of culls to sell. Allora, naturalmente ci sono, ciascuno insomma di questi 4 esempi avrà un certo numero di vacche da riforma da vendere. Okay, herd B having reproductive problems, Allora, la mandria B ha problemi di riproduzione, has extra heifer costs. quindi ha dei costi aggiuntivi per le manze. Okay, and then we come down to our final answer. Okay, E here's our arriviamo replacement quindi a cost. questo risultato. Questi sono i costi di sostituzione per i 4 casi. So this is per 100 pounds of milk. Di nuovo rapportato ai 100 litri di latte. So kind of double per liter. Che per 100 però liters. allora, per ottenere i vostri 100 litri di latte dovete moltiplicare per 2 questo, perché questo siamo ancora sulle 100 libbre di prima. Quindi per avere un valore che vi torni familiare moltiplicate quello che vedete circolettato in rosso per 2. So this is very, very high. Quindi qua siamo a un risultato molto elevato per il B. The others are all pretty good. Gli altri vanno tutti This abbastanza is bene. the only part of the financial statement, the P&L, that is lower than it was 5 years ago. Questo in realtà, questo costo di sostituzione, questo valore qui, è l'unico valore che viene riportato nel profitto e perdite che è inferiore rispetto a quello che era qualche anno fa. 5 years ago, a typical number was $2 per 100 pounds. Qualche anno fa, fino a qualche anno fa, un valore abbastanza tipico era intorno ai $2 per 100 libre. Today, a typical number is more like $1 to $1.25. Oggi invece siamo più intorno al dollaro, $1,25. Okay, what's the cost on the P&L I showed you? Allora, nel profitti e perdite che vi ho fatto vedere, qual è il costo? Okay, this one, the P&L that I passed out, it's got the red. So for March, Allora, per marzo, what is the replacement cost Qual è il per 100 pounds? allora, costo For di this dairy. sostituzione per 100 libre a marzo, in questo profitti e perdite che avete sotto mano. Yeah, go ahead, switch.
Ah, okay. Translation problem. No, Yeah, ok. yeah. Okay, so what is the March replacement cost? Ok, costo di sostituzione per marzo. 41? 41? Sì. 41, okay? 41. Very cheap, right? Molto Very basso, good. giusto? Cioè, bene. What is it for April? Per aprile invece questo costo di sostituzione qual è? 67. For May is 51. 51 per maggio. No, I'm sorry. Perdono. 66, yes. Sì, I can't 66 read per it down. maggio. So you see how low the replacement costs are in this dairy. Quindi vedete sostanzialmente che i costi di sostituzione in questi allevamenti sono molto bassi. And this herd right now is about 40% cull rate. E adesso peraltro siamo a 40% lower. 40% cull rate. Con un tasso di riforma intorno al 40%. Okay, so let's look at another example here. Questo è un altro esempio. So this cash method is very easy to model scenarios. Allora, il metodo che io ho definito cash, quindi della cassa, è abbastanza utile perché ci permette di modellare facilmente degli scenari. I can give you a spreadsheet that has this math in it. It's Vi very do dopo simple. un foglio di calcolo con le formule. Okay, so let's look at the cost of high culling. Allora, un tasso di riforma elevato, vediamo che costi ha. With a low trade-in Consideriamo anche un trade-in basso versus a high trade-in. e invece un trade-in alto. So in this example here, what is the trade-in value? Allora, il valore di trade-in in questo esempio esposto qui, qual è? No. Yeah, yes. For both, but what is it? 200 less high mass. It is 700. Capito? Okay? The difference here Allora, la differenza qui è is per questi due. 700. Ok? Okay. Quindi 1.200 meno 500 è 700. So what I did is my first herd has a 35% cull rate. Allora, il tasso di riforma nel caso della prima mandria è del 35%. Okay? The next herd has a 50%. L'altro invece ha un tasso di eliminazione, comunque di riforma del 50%. And I assumed we got 2 more liters of milk Ho qui supposto che avessimo 2 litri di latte in più from culling heavier. grazie alla maggiore eliminazione. Okay? If we work out the numbers, Calcolando le cifre, the higher cull rate il tasso di riforma maggiore cost 0.37 euros per 100 pounds. costa sostanzialmente 37 centesimi Does that make per sense? ogni 100 libbre in più. Does that make sense? Okay? So what happens if our trade-in value shrinks? Che cosa succede però se si contrae il nostro valore di trade-in? So instead of 700, Quindi anziché avere 700, now we make it 200. adesso lo portiamo a 200. Okay? Look what happens to our replacement cost. Guardate che cosa succede ai costi di sostituzione sotto. Okay? There is very little advantage to low culling when replacement trade-in is small. Quando il valore di trade-in è molto ridotto, c'è poco vantaggio che si ha a intervenire sul tasso di riforma. So consider this example here Allora, consideriamo questo esempio with a low trade-in. con un valore di trade-in molto limitato, basso. This only costs 9 cents a 100 pounds to Quindi cull heavy. la differenza sostanzialmente è di 9 centesimi, sempre calcolato su 100 libre. But I'm going to improve many other costs on the dairy. Però devo, per riuscire a ottenerlo, migliorare altri costi in allevamento. How? Come faccio? Why would other costs drop?
Come faccio a ridurre altri costi? Going from here to here. Per passare dall'uno all'altro. More efficient cow. Yes. So my feed costs will be less, probably. Allora, probabilmente devo intervenire, devo vedere una riduzione dei costi alimentari. Because the cow is more efficient. La vacca più efficiente mi permette di avere dei costi alimentari più ridotti. But one other really important thing. Poi c'è un'altra cosa però da considerare. Sanità della madre. The herd health. Yes, that's true. Sì, vero. But in terms of other costs on the dairy, there's a simple mathematical thing that's happening here. Però, sempre pensando ai costi per quanto riguarda l'allevamento, c'è un'altra faccenda, peraltro matematicamente facile. There's an American Che expression. succede? It's slang. Try. Capito? It's the solution to pollution is dilution. Capito? C'è un gioco di parole che la soluzione all'inquinamento è la diluizione. È un gioco di parole. So you dilute. Quindi si diluisce. The simplest way to lower costs on a dairy Allora, il modo più facile per ridurre i costi in un allevamento is to dilute costs with more milk. è sostanzialmente diluire i costi con più latte. So when this dairy went from 70 to 75 pounds, Allora, quando questo allevamento è passato da 70 a 75 libre, they sold more milk. quindi hanno venduto più latte sostanzialmente. Okay, labor cost, I'm going to say, did not change. I costi di manodopera sostanzialmente non sono cambiati, Depreciation didn't change. né è cambiato l'ammortamento, Interest, né l'interesse è cambiato. okay, many costs did not change. Molti altri costi non sono cambiati. So that 9-cent cost Quindi questi 9 centesimi che distinguono la terza dalla quarta colonna that can be recovered on other areas of the financial statement. possono essere recuperati in qualche modo da altre aree dei rendiconti finanziari. So you can take your P&L on your dairy Quindi si può fare il conto profitti e perdite per l'allevamento and you can model heavier culling. e si può su quella base fare una modellazione, simulare che ci sia un tasso di riforma più elevato, quindi una eliminazione più aggressiva, And see if it maybe makes sense for your dairy. e vedere se magari in quel caso la situazione può essere migliore. We need to make good economic decisions on our cows. Bisogna prendere la decisione economica più appropriata rispetto alle vacche che abbiamo. Okay? So I'm kind of at the end of time. Okay? So that summarizes replacement costs. Ok, questo quindi per quanto riguarda il costo di sostituzione. So what are the top 3 costs of producing milk? Allora, quali sono i principali 3 costi legati alla produzione di latte? What's number 1? Numero 1. Feed. Feed. By a huge margin. Assolutamente, il costo più rilevante è quello di alimentazione. Okay, it's about 60% of the cost of producing milk. Che incide per il 60% nel costo di produzione del latte. Okay, and it's very, very high. Sì. What's number 2 and number 3? Poi seconda e terza voce di costo. Al secondo posto. Labor and replacement. Al secondo e al terzo posto abbiamo costo di manodopera e di sostituzione. 3 years ago, replacement was much higher than Fino a labor. 3 anni fa il costo di sostituzione era più elevato rispetto a quello per la manodopera. But now replacement has gotten very inexpensive. Adesso invece il costo di sostituzione si è abbastanza ridotto. So those are the 3 primary costs on a dairy. Quindi questi sono i 3 principali costi, le 3 principali voci di costo in un allevamento di vacche da latte. And we need to be sure our accounting system allocates expenses to those categories Ed properly. è assolutamente indispensabile che il nostro sistema di contabilità attribuisca poi le voci di costo, le spese, a queste categorie nel modo giusto, appropriato. So the labor on the P&L Quindi la manodopera, le spese vanno indicate nel costo profitti e perdite. is only labor to produce milk. E però questo costo di manodopera deve essere il costo per la produzione di latte. No field labor Quindi non dobbiamo mettere lì il costo di manodopera per la coltivazione dei campi, and no heifer labor. né quello legato alle manze. Okay? I didn't hardly leave enough time for questions.
We can start questions right after lunch. How's that? Ma adesso andiamo a mangiare, poi fare le Quale domande domanda? appena dopo, poi possiamo. Okay. Volevo solo dire, alla